Ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo una grande esposizione per quanto riguarda le fiamme gemelle, anime karmiche, anime compagne. Quindi partiamo dalla base dei miei studi e anche dell'esperienza empirica personalmente, perché a livello di certezze al 100% non possiamo avere nulla, semplicemente per il fatto che la nostra mente non può conoscere l'inconoscibile, bensì può conoscere attraverso il sentire. Quindi lo studio, l'esperienza empirica ci permette di conoscere attraverso il sentire. Allora, quindi facciamo un po' di chiarezza, poi nei commenti mi lascerete le vostre impressioni e poi andremo a chiarire anche rispetto a quello che sono le vostre percezioni. Quindi io, come al solito, perché ci tengo affinché voi abbiate dei pensieri edificanti, dei pensieri che vi permettano di costruire la vostra cattedrale interiore, quindi le basi su cui costruire i vostri pensieri, che siano pensieri edificanti, improntati ad allargare la vostra coscienza, no? Quindi io ovviamente parto dalle basi, quindi dagli studi di Kabbalah, dagli studi di antroposofia, teosofia, e quindi da lì le mie intuizioni giungono a voi. Allora, per avere una comprensione, quindi non dico completamente esaustiva, ma quantomeno chiarificatrice in merito alla genesi delle fiamme e anime gemelle, quindi dobbiamo partire dall'inizio. Allora, il compito dell'uomo sulla Terra è l'evoluzione, attraverso la conoscenza della dualità, del bene e del male, per dirlo filosoficamente. Fare di tale conoscenza una virtù, sulla base della quale costruire la propria cattedrale interiore. Qual è dunque il compito chiave dell'essere umano? Il compito chiave dell'essere umano è comprendere attraverso questa conoscenza empirica della realtà duale 3D che tutto è uno. L'uomo è un essere di quarta e quinta dimensione incarnato in una realtà duale, una realtà 3D. Quindi l'uomo ha la necessità, quando si incarna, di comprendere attraverso questa conoscenza della dualità che tutto è uno, ossia proveniente da un'unica cosa, dall'unità cosmica, da cui lui si sente illusoriamente separato. Il cosiddetto paradiso, in cui l'uomo si trova all'origine della creazione e dentro il quale vive in uno stato di profonda inconsapevolezza, è l'origine di tutto. Lui, l'uomo, sceglie dunque di essere consapevole, di fare l'esperienza della dualità scendendo sulla terra, perché nel paradiso l'uomo non ha coscienza di se stesso. Ora, qui si aprirebbe tutto un discorso sulla Genesi, ma li farò a poco, anche perché il mio obiettivo è quello proprio di portarvi delle riflessioni che possano pian piano risvegliare il vostro approccio alla coscienza, il vostro punto di vista. Quindi l'uomo fa l'esperienza di sé attraverso la discesa sulla terra, ossia con la conoscenza dei differenti poli della creazione terrestre, ossia yin e yang, positivo e negativo, luce ed ombra, quindi filosoficamente definito bene e male, che poi non esiste il bene e il male, nel senso sono due forze che si uniscono per dare la scintilla dell'azione, della creazione. La creazione nasce per mezzo di contrasto, la scintilla si ha per mezzo di contrasto. Quindi queste cose, cioè l'esperienza di yin e yang, positivo e negativo, luce ed ombra, l'esperienza dell'incarnazione, attraverso quindi queste sue esperienze, nelle varie incarnazioni l'uomo deve riunire tutto, cioè capire che tutto si rifà ad un'unica cosa, a un unico Dio, a un unico centro, a una sola cosa, tutto è uno. La famosa frase tutto è uno è perché tutto è uno.
ossia viene da un'unica fonte. Quindi l'uomo deve riunire andando al di là dell'illusione che esista qualcosa di separato. L'obiettivo dell'uomo è vedere, riconoscendo che ogni cosa che esiste sulla terra ha una sua controparte. Una medaglia ha due facce, una mano ha il dorso e il palmo, ogni cosa ha due facce sulla terra, facenti parte di un'unica cosa. Ok? Quando parliamo di creazione, divino e leggi che regolano l'intero universo, per intenderci, no? Quando parliamo di creazione, cioè del divino e le leggi che regolano l'intero universo, dobbiamo rifarci ai grandi testi sacri da cui ogni filosofia e ogni scienza dello spirito ha fatto riferimento. La grande e complessa filosofia, o meglio, la grande e complessa matrice di tutto questo, nonché unica fonte di verità assoluta, seppur indecifrabile ai molti, anzi era indecifrabile, oggi noi ne possiamo scorgere i dettami per intuito, grazie allo studio che possiamo fare, è la Kabbala. Allora, la Kabbala letteralmente significa ricevere, no? Ma significa tradizione, è ciò che è stato ricevuto e di fatto indica una serie di insegnamenti esoterici, mistici di origine ebraica. Lo scopo di questi insegnamenti è appunto investigare i segreti del cosmo e della vita. Le dottrine della Kabbala hanno come punto di partenza la contemplazione spirituale, l'ispirazione pura o l'intuizione intellettuale e quindi non ha niente a che vedere con l'autocritica attività della ragione. Quindi possiamo considerare la Kabbala come il sottostrato esoterico che permea la cultura ebraica. Ora, la Kabbala, che appunto significa tradizione, indica un'antichissima dottrina iniziatica. La Kabbala è stata trasmessa prima oralmente, perché non si poteva, parlare di tali segreti, e poi attraverso dei libri e dei manoscritti, tra i quali i più importanti sono il libro della creazione e lo Zohar, cioè il libro dello splendore. Allora, la Kabbala sono quindi degli insegnamenti, dottrine iniziatiche trasmesse prima in forma orale e poi attraverso questi libri e manoscritti. Lo Zohar, ok, è la fonte di ispirazione principale della Kabbala, è il manuale più importante. Ma a causa della natura molto esoterica dei suoi insegnamenti, molto difficile da comprendere, anche perché per non parlare delle difficoltà derivanti dalla lingua in cui è stato scritto, perché in parte aramaico, in parte ebraico antico. Quindi per secoli questo Zohar è stato accessibile solo a pochi adepti, i più meritevoli, diciamo, ecco. La Kabbala si incentra sull'idea che i primi 5 libri della Bibbia che tutti conosciamo dell'Antico Testamento, chiamata anche Torah, contiene un senso nascosto ed esoterico e che l'obiettivo principale dei kabbalisti è quello di scoprirlo attraverso uno studio approfondito di questi 5 libri, sotto le varie interpretazioni. Quindi la Kabbala contiene sia la tradizione che è esoterica ed esoterica, cioè esoterico significa che è conosciuto dai più, esoterico invece è ciò che è nascosto ai più. Quindi, secondo i kabbalisti, in questa frazione di informazioni, in questi 5 libri, c'è la conoscenza degli iniziati, secondo la quale tutte le lettere ebraiche sono strettamente corrispondenti alle leggi divine che hanno partecipato alla creazione. Quindi, praticamente tutte le lettere ebraiche sono proprio anche il suono delle lettere ebraiche, cioè si rifanno alle leggi divine che hanno partecipato alla creazione, quindi di una portata da brivido. Quindi in questa Torah, cioè i primi 5 libri dell'Antico Testamento che tutti conosciamo della Genesi, esistono 2 letture, una che è destinata a tutti, al popolo, e una destinata agli iniziati. E appunto per scoprire i grandi
le grandi leggi dell'universo è capire il tutto, e anche perché vi sto parlando di questo, facendo questo preambolo, prima di iniziare a parlare di anime gemelle, fiamme gemelle, perché bisogna capire da dove arriva tutto e a cosa serve l'incarnazione. Quindi una parte di questa Torah è destinata agli iniziati. Ciascuna lettera ebraica rappresenta un essere vivente, un numero, un'idea. Combinare tra loro queste lettere significa conoscere le leggi e l'essenza pura dell'universo, della creazione. Quindi vedete di che portata è la Kabbala. Quindi, con lo studio della Kabbala l'uomo può giungere effettivamente alla conoscenza di tutti i segreti che Dio rivelò a Mosè. E quindi ecco perché io ci tengo a farvi avere una conoscenza di base di quello che sono le vostre domande, ok? Quindi la Kabbala mette a disposizione degli strumenti di conoscenza che investigano i segreti del cormo, che investigano i segreti del cosmo. Questo serve a decifrare il significato degli eventi che ci accadono, della sofferenza, del caos e di tutto ciò che sembra al di fuori del nostro controllo. L'universo è regolato da leggi spirituali precise, che possono essere comprese da chiunque attraverso lo studio dello Zohar, cioè il libro sacro della Kabbala, che sviscera il significato simbolico della Bibbia. La Kabbala, qual è il ruolo della Kabbala? Vuole conciliare il sapere religioso con quello scientifico, perché è consapevole che l'uomo, per sentirsi realmente appagato, non può dipendere solo dalla ragione, ma deve accettare la sua parte mistica, illogica e spirituale. La sintesi degli insegnamenti kabbalistici è riassunta in quello che probabilmente avete già visto, ma non sapevate magari il significato di questa cosa. Quindi la sintesi di tutti gli insegnamenti kabbalistici è riassunta graficamente nel cosiddetto albero della vita. Questo albero della vita sicuramente l'avete visto, è un diagramma simbolico costituito da 10 entità. Queste 10 entità si chiamano Sefirot e sono disposte su 3 pilastri verticali paralleli. L'albero della vita fornisce importanti informazioni sulla creazione dei mondi e rappresenta simbolicamente il cammino di discesa e risalita delle anime, percorrendo il quale è possibile ricongiungersi con l'unità. Quindi fiamme gemelle, anime gemelle, percorso di vita, anime compagne, tutto lo possiamo comprendere attraverso l'analisi di quest'albero della vita e grazie a questi 10 Sefirot. Allora, la nostra consapevolezza interiore sale e scende lungo questo albero, i cui 3 pilastri principali di questo albero sono la forza, che si trova a sinistra, l'amore, che si trova a destra, e la compassione al centro. Qual è il significato di tutto questo? Che quando noi percorriamo la via mediana, cioè quella al centro, quella della compassione, che viene detta anche via regale, noi possiamo giungere all'unione degli opposti, ovvero la conciliazione dello yin e yang, del maschile e del femminile, insiti in ognuno di noi e nella realtà stessa. Ok, quindi già questo ci fa capire come la compassione, ossia nel pathos in greco significa sentire, quindi sentire tutte le emozioni, dal dolore alla gioia, ma è il sentire dell'uomo. Quindi qual è l'obiettivo di ogni cosa, incarnazione sulla terra? Ricongiungere gli opposti, come abbiamo detto all'inizio, capire che l'uomo non è diviso da niente e da nessuno. Ricongiungere il suo maschile azione yang e femminile ricezione. Quindi noi attraverso l'altro vediamo una parte di noi che è in ombra
E qual è, secondo l'albero della vita e la Kabbala, il miglior approccio a ricongiungere quella parte di noi che l'altro ci mostra? La via mediana, ossia la compassione. Quindi è l'amore alle ottave alte, l'amore fisico che va alle ottave alte. Entrare nel pathos mio e in quello dell'altro e sentire l'abbraccio cosmico. Quindi io abbraccio l'altra persona, qualsiasi cosa mi abbia potuto innescare dentro, la ringrazio perché mi ha fatto vedere un aspetto di me. Ora, ritornando ai nostri Sefirot, ossia i 10 Sefirot, cioè la sintesi degli insegnamenti kabbalistici che si trova nell'albero della vita. Allora, questi Sefirot sono le 10 modalità o strumenti di Dio attraverso cui Dio si rivela all'uomo. Perché è l'unico modo in cui l'uomo può riconoscere Dio, che è altrimenti inconoscibile all'uomo, ossia l'uomo può conoscere la divinità attraverso le esperienze delle Sefirot. Queste esperienze delle Sefirot riguardano esperienze pratiche, comprensive di situazioni, persone e circostanze attraverso cui l'uomo compie il viaggio sulla terra. Viaggio che ha come meta la rettitudine, ossia giungere alla consapevolezza dell'unità di ogni cosa, che ogni cosa è uno, laddove sembrava diviso. Allora, le 10 Sefirot sono i 10 attributi archetipici o caratteristiche di Dio, come li vogliamo chiamare, che gli esseri umani possono conoscere. Cioè gli esseri umani possono conoscere Dio attraverso questi 10 attributi archetipici. Di per sé Dio, quindi, è qualcosa che non possiamo capire a causa dei limiti della nostra immaginazione, perché la mente può comprendere solo ciò che vede e che ha visto in questa incarnazione. Quando l'anima diventa una sola cosa con la saggezza e la comprensione, l'intero schema della vita risulta modificato, dalla consapevolezza della mente alle emozioni del cuore, fino al comportamento della persona. Sperimentando questa illuminazione, noi trascendiamo il mondo e iniziamo a conoscere Dio su una dimensione totalmente nuova. Questo è il punto essenziale della Kabbala. Quindi abbiamo detto che queste Sefirot sono associate a tutte le esperienze che facciamo, alle situazioni pratiche ed emotive attraversate da ogni individuo nella vita quotidiana. Le Sefirot sono 10 principi basilari riconoscibili nella molteplicità complessa della vita umana. Cioè, queste Sefirot sono capaci di unificarla, la quotidianità, la vita umana, e darle senso e pienezza. Cioè, noi capiamo attraverso attraverso le esperienze quotidiane, quindi circostanze, persone, situazioni, capiamo tante cose che ci danno consapevolezza. Facciamo tante esperienze nella gioia e nel dolore che ci fanno evolvere in consapevolezza spirituale. Ok? Queste tappe vengono chiamate Sefirot. Ok? Quindi le Sefirot, ripetendo, sono 10 principi basilari che danno alla vita umana, alla complessità della vita umana, un senso e una pienezza, al fine di unire la parte fisica con la parte dei reami superiori, metafisici. Le 10 Sefirot, ossia le caratteristiche attraverso cui l'uomo può fare l'esperienza di conoscere Dio, sono disposte in quello quindi che abbiamo detto albero della vita, ossia il percorso che l'uomo disceso sulla terra deve compiere per giungere alla perfezione, ossia alla felicità assoluta. Quindi ci sono questi 10 Sefirot, cioè che sono le tappe fondamentali dell'uomo affinché possa auspicare alla felicità assoluta, ossia all'integrazione perfetta del suo yin e il suo yang e la cosiddetta vita eterna. Questo processo è innescato nell'uomo attraverso le situazioni, le persone, le circostanze che
la vita ci pone davanti, che ovviamente sappiamo siamo noi a porci davanti per dei patti che abbiamo fatto in precedenza prima di incarnarci. Potremmo dire che, e qua inizio col parlare della fiamma gemella, la fiamma gemella è colei che arriva quando l'uomo è pronto nell'ultima fase, il compimento degli insegnamenti delle 10 Sefirot, e quindi ha integrato tutti i doni che doveva integrare, si è evoluto talmente tanto, è compassionevole talmente a tal punto che può finalmente manifestare il suo potere al servizio del collettivo. Quindi la fiamma gemella, iniziamo già col dire, non è qualcosa che arriva per tutti in questa incarnazione, ma è qualcosa, è una sorta, siccome è te stesso, la fiamma gemella, è qualcosa a cui tu devi essere preparato, ti devi essere preparato in cicli interi di incarnazione. Tornando un attimo all'albero della vita, l'albero della vita è un diagramma quindi costituito dalle 10 Sefirot disposte lungo 3 pilastri verticali paralleli, che sono le 3 vie iniziatiche, 3 nel pilastro a sinistra, che è chiamata la via ardua del femminile, 3 nel pilastro a destra, cioè la via agevole del maschile, e 4 nel pilastro centrale, che è la via regale, che armonizza e concilia gli opposti, ossia la via della compassione. Quindi le 10 Sefirot, quindi i numeri da 1 a 10, sono collegate fra loro da 22 sentieri, associati alle lettere dell'alfabeto ebraico. I 22 sentieri e le 10 Sefirot insieme formano le 32 vie che l'uomo deve percorrere verso la sua ascesa, verso il suo compimento. Per comprendere la natura di queste vie iniziatiche, noi abbiamo i tarocchi. Infatti, i 22 arcani maggiori rappresentano proprio il percorso della nostra anima. Quindi l'iniziato dovrà percorrere 22 passaggi descritti dagli arcani maggiori prima di giungere all'equilibrio interiore. Questo è ciò che l'uomo viene a fare sulla terra, un viaggio iniziatico di ritorno all'uno. In tutto questo il terreno di gioco sono le relazioni con l'altro. Quando l'uomo giunge all'uno, ossia ha riunito ciò che sembra diviso. E come fai a riunire ciò che sembra diviso? Grazie alla relazione con l'altro. Dall'altro che sia mio padre, mia madre. I primi altro sono i nostri genitori. I primi altro nell'adolescenza sono le persone con cui entriamo in relazione, d'amore. Quindi nell'altro sono instillate tutte quelle zone d'ombra che noi, grazie a quello che ci produce l'altro dentro, dolore, sofferenza, che sono il grande classico, no, dell'evoluzione, dobbiamo riuscire a comprendere quali parti in ombra di noi stessi ci sta mostrando l'altro. Perché? Perché dobbiamo recuperare quelle parti di noi. Recuperando quelle parti di noi, iniziamo a mettere dei tasselli all'interno del nostro puzzle interiore. Ecco, quando stiamo per arrivare al completamento di questo puzzle, che riusciamo a integrare grazie alla relazione con le anime gemelle, anime karmiche o anime compagne, alla fine di questo ciclo arriva il mondo dei tarocchi, ossia ho integrato tutti gli aspetti di me che erano in ombra grazie alle lezioni di vita impartite dalle circostanze delle anime gemelle, dalle anime karmiche, dalle anime compagne. Sono pronta alla mia fiamma. Questo lo diciamo inconsciamente. La fiamma è colei che attiva il motore della manifestazione del proprio potere, che non è più al servizio di se stessi, ma è al servizio del collettivo, del mondo. Infatti le fiamme si uniscono per dare il massimo contributo all'evoluzione del pianeta Terra. Non riguarda più l'individuo, ma è il pianeta Terra. Per capirvi la portata dell'unione di fiamma,
Io vi dico che dentro di voi dovete aver sviluppato una compassione tale, un perdono tale, che è fuori dalla concezione dell'ego. Cioè l'ego con la fiamma non esiste più. Quindi non c'è più brama di successo di se stessi, non c'è più nessun tipo di brama egoica. C'è un perdono e una compassione fuori da ogni limite. Qualsiasi cosa la fiamma può aver innescato dentro di te di dolore. Allo stesso tempo dico anche che questo è un periodo storico in cui molte fiamme sono incarnate proprio perché c'è il passaggio epocale alla nuova età dell'oro. Quindi abbiamo già tantissime esperienze alle spalle, karmiche, e con anime gemelle abbiamo eluso tanto karma, elaborato tanto karma, che quindi anche i maestri lo dicono, molte fiamme sono già incarnate e stanno per riunirsi, non più per loro stessi, ma piuttosto per il bene del pianeta. Quindi la separazione che viene innescata con le fiamme adesso giunge al termine. La separazione che una fiamma fa nel momento in cui se ne va, soprattutto la parte del divino maschile, e questo vale sia che tu sia un uomo o una donna, cioè il runner, colui che scappa, è per innescare nel divino femminile determinati aspetti che la portano a manifestare totalmente se stessa. E quando senti che questa cosa è avvenuta? La senti quando non hai più bisogno della fiamma. Ecco perché la fiamma poi torna. Tu non hai più il bisogno, come se fosse un bisogno fisiologico della fiamma, come se non potessi vivere senza di lei. No, no. Tu stai mettendo in essere già i tuoi poteri, i tuoi potenziali. Non a caso molte fiamme sono degli operatori di coscienza, delle persone risvegliate che lavorano già per il bene del collettivo, del proprio paese. Quindi ecco come si può anche distinguere una fiamma piuttosto che un'anima gemella, un'anima compagna. Sono persone che lavorano già al servizio del collettivo, operatori di coscienza, medici, rivoluzionari al servizio del popolo, del cittadino, del collettivo. Queste sono per far riconoscere un po' le fiamme, che sono già al servizio del collettivo, quindi la fiamma arriva per unirsi in quel servizio, perché è il suo stesso scopo. Okay? Ora, ritornando la Zorah, allora, e quindi cosa dice la Cabala in merito? La Zorah ci dice che la nostra anima ha una gemella creata insieme a noi. Riguardo le fiamme questo, Dio unirà queste anime se vivranno nella purezza e nella rettitudine. Appunto, l'abbiamo appena detto. La Cabala sostiene questo, è scritto in questo modo. Tutte le anime del mondo, frutto della creazione dell'Onnipotente, sono misticamente una, ma quando scendono in questo mondo vengono separate in maschio e femmina, sebbene siano ancora congiunte. Al momento della creazione emergono insieme come maschio e femmina, ma quando scendono in questo mondo si separano, una da una parte e una dall'altra, e alla fine Dio le unisce. Dio è nessun altro, poiché soltanto Lui conosce il compagno di ogni parte. Beato è l'uomo che vive nell'onestà e cammina sul sentiero della verità, poiché la sua anima potrà trovare il compagno originale e lui diverrà perfetto e attraverso la sua perfezione il mondo intero vivrà nella gioia. Questo è il motto cardine delle fiamme gemelle. Si ritrovano per dare il contributo al mondo di luce e consapevolezza. La fiamma arriva quando sei pronto a donare la tua missione di luce al collettivo, al mondo che ti circonda. Dopo aver integrato tutti i tuoi talenti e potenziali, che grazie alle esperienze delle varie incarnazioni sei riuscito a vedere di te. Grazie alla conoscenza di te, che hai vissuto attraverso l'incontro con le anime gemelle, karmiche e compagne, ti sei scoperto
e sei pronto ad incontrare l'altro te stesso, affinché tu manifesti il tuo potenziale per il collettivo. La fiamma arriva quindi dopo cicli interi di incarnazioni. E per riconoscere proprio che è la fiamma, lo sai durante il processo. Lo sai perché durante i tira e molla continui e il forte dolore connesso non puoi fare altro che aggrapparti al tuo fuoco interiore, che è già pronto a manifestare chi sei, cosa che hai già capito in tutti i cicli incontri karmici e di anime gemelle che hai fatto. Quindi ti aggrappi solo al fuoco interiore, che è pronto ad essere manifestato nella realtà 3D, sotto forma di opere e imprese che sono al servizio del collettivo. Quindi tu inizi a manifestare per il collettivo i tuoi talenti mettendoli al servizio del mondo. Quindi questo presuppone che ci sia, quantomeno durante i tira e molla di fiamma, per le fiamme ci sia in questo tira e molla, arrivi la piena realizzazione lavorativa e professionale, dove tutti i talenti delle fiamme sono stati manifestati e producano lavoro sul piano della 3D. Quindi le fiamme portano proprio questo innesco sul piano lavorativo e professionale di manifestazione dei propri talenti. Quindi tu, quando manifesti questo, capisci effettivamente il tuo valore e non hai bisogno che l'altro te lo riconosca in quanto tale, perché tu hai già acquisito i tuoi talenti, hai capito i tuoi talenti e i tuoi potenziali attraverso quello che ti è arrivato nelle precedenti incarnazioni. E con il tira e molla di fiamma, la fiamma già appena la vedi ti innesca la manifestazione di quei talenti. E questo produce lavoro nella realtà tangibile 3D. Quindi già si riconosce in questo modo, un percorso di fiamma, la fiamma la riconosci, se sei fiamma, oltre al sentire per quella persona quello che adesso vi dirò per avere magari un'idea quantomeno esaustiva, a livello tangibile, l'incontro con la fiamma ti porta a fare il lavoro per cui sei nato e quindi a riconoscere tutti i potenziali nella manifestazione e avere guadagno, questo è fondamentale, avere guadagno da quello che fai senza sforzo. E così chiariamo una cosa fondamentale per il riconoscimento di fiamma. Se in questo tira e molla di fiamma tu stai esprimendo i tuoi potenziali, facendo qualcosa per cui sei nato, predisposto e ti senti e vedi che questo tuo fare produce lavoro nella 3D e questo tuo lavoro aiuta le persone, allora tu sei una fiamma. Ok? E la controparte è una fiamma. E la notizia dove sta? Che deve necessariamente ritornare a te quando il processo di maturazione spirituale in quello che state facendo è concluso. Allora arriva a te per continuare l'opera che entrambi state già facendo al servizio del mondo. Ma c'è un dato fondamentale per riconoscere la fiamma, sulla base della mia esperienza personale e quello che ho studiato, ma è soprattutto sull'esperienza empirica e ci tengo a dare la mia testimonianza. La fiamma arriva quando tu stai facendo quel lavoro sulla realtà 3D che esprime i tuoi talenti, i tuoi potenziali e sei appagata sia a livello professionale che a livello spirituale. Quindi hai riconosciuto il tuo valore. La fiamma ritorna perché tu ti sei riconosciuta nel tuo valore e esprimi bellezza e abbondanza al tuo collettivo a prescindere da lei. Ecco cos'è una fiamma. Ora, quello che noi desideriamo ardentemente, ossia l'unione con la nostra fiamma, è desiderare ardentemente offrire alla nostra fiamma il vero amore, il nostro vero io e la nostra conquista spirituale. Ecco perché facciamo di tutto per realizzare il nostro vero io e manifestare i nostri talenti quando c'è il tira e molla di fiamma, nel fare qualcosa per cui siamo predisposti naturalmente. Ecco perché si realizza sul piano lavorativo la fiamma. Perché quello che vogliamo offrire alla nostra fiamma è il nostro vero io autentico. E noi come vediamo il nostro io autentico? Nella pratica, nella materia. Quindi è la luce di Dio che conquistiamo mentre ascendiamo sulla scala delle Sefirot. Ok? Quelle 10 Sefirot. Mentre noi ascendiamo a quella scala, noi acquistiamo la luce di Dio, la conquistiamo. Che cosa vuol dire
ascendere sulla scala delle Sefirot e conquistare la luce di Dio. Cioè noi riconosciamo noi stessi grazie alle relazioni karmiche di anime gemelle, anime compagne che abbiamo avuto. Ed è conquistando questa luce di Dio, ascendendo sulla scala delle Sefirot, che attiriamo a noi la nostra fiamma gemella, che ci avvicinerà maggiormente al nostro obiettivo. Qual è il nostro obiettivo di tutti in questa incarnazione? Ascendere alla luce di Dio. Tutto uno. Quindi questo ci spiega anche la nostra altrimenti inspiegabile attrazione per determinate circostanze che ci conducono alla conquista di quella consapevolezza, quella luce di Dio, ossia attrazione per determinate relazioni karmiche, animiche o matrimoni, ok? Prima di incontrare la fiamma, cioè ognuno di noi ha qualcosa di importante da offrire o da ricevere da un suo simile, che è l'anima gemella o karmica, prima di proseguire con il piano divino della nostra fiamma gemella. Ecco perché relazioni karmiche, tantissime, matrimoni, molto spesso la fiamma si incontra quando siamo sposati con un'altra persona, proprio per farci fare il salto di coscienza, rischiare tutto perché siamo sicuri nella nostra fede e nel nostro valore. Ora, anime gemelle, allora, e fiamme gemelle, anime karmiche, anime compagne, facciamo un po' di chiarezza. Partiamo dal presupposto che tutti i rapporti sono karmici, perché tutti sono legati al nostro passato, no? In termini di incarnazioni. Poi per chiarire meglio i tipi di rapporti andiamo a determinare rapporti karmici che sono quelli più pesanti e rapporti di anime gemelle o anime compagne sono quelli più leggeri. Però sono tutti rapporti karmici, ok? Facciamo questa prima precisazione. Ora, ossia che abbiamo incontrato nelle incarnazioni precedenti, è tutto un karma. Allora, lo scopo più elevato di una relazione di anima gemella è la crescita e l'evoluzione della propria coscienza, mentre lo scopo più elevato per le fiamme gemelle è creare una vibrazione e una coscienza più elevate per l'intero pianeta attraverso la propria unione, l'ascesa insieme. Quindi le relazioni di anima gemella ci aiutano ad aumentare la nostra coscienza e quindi lavoriamo su di noi, su chi siamo, quali sono i nostri talenti, i nostri potenziali, ci aiutano in questo percorso, ci fanno tranquillamente scoprire i nostri talenti, potenziali, ci accompagnano nel cammino, mentre le relazioni di fiamma gemella presuppone che noi già abbiamo capito chi siamo, abbiamo già capito il nostro cammino, abbiamo già capito i nostri talenti, i nostri potenziali. E quindi la relazione con la fiamma gemella ha l'effetto di aumentare la coscienza per l'intero pianeta e manifestare concretamente la nostra missione sulla Terra, con la relativa abbondanza psicofisica ed economica a seguito. Si innesca che è qualcosa che ti fa capire qual è la tua missione sulla Terra, perché hai già gli strumenti, hai conosciuto grazie alle relazioni precedenti gli strumenti dentro di te e i tuoi talenti. Hai capito già i tuoi talenti quali sono. Quando incontri la fiamma inizi a manifestare la tua missione in modo proprio concreto per l'umanità. Ora, le anime compagne cosa sono? Le anime compagne sono quelle con cui possiamo anche stare tutta una vita. Proprio ci accompagnano, no? Sono quelle che ci aiutano, ci guidano e ci illuminano. Praticamente possiamo pensare come se queste persone sono delle persone a cui noi nella vita passata abbiamo fatto un favore, un qualcosa di importante e ci aiutano in questa vita. Un'anima compagna può essere anche uno sconosciuto, oppure qualcuno che ci aiuta se ci succede qualcosa per strada, per esempio, oppure un amico, una persona che conosciamo per un certo momento e che ci dà un'idea illuminante, qualcosa di chiarificatore. Anche una persona che ci sostiene, ci incoraggia, che magari non conosciamo benissimo, ma dici ma perché? Mi dà una sensazione di coraggio questa persona. Ecco, una sorta di una persona che incontriamo al momento giusto come una sorta di angelo. Abbiamo fatto un favore a quella persona nella vita precedente, qualcosa di importante. Le anime compagne sono anche persone quindi con cui ci troviamo bene,
è che di solito la relazione può durare tutta una vita e sentirci anche sporadicamente, oppure dura pochissimo, quindi anche uno sconosciuto, ripeto, ok? Quando una relazione di anime compagne dura nel tempo, queste anime compagne nella vita successiva possono diventare anime gemelle. Quindi le anime gemelle sono i nostri, per esempio, per farvi un esempio, i nostri amici più speciali di questa vita, con cui possiamo entrare anche in relazioni amorose. Attenzione, si ha un'affinità proprio perché fanno parte dello stesso ceppo familiare animico. Quindi anime compagne, quindi con cui si instaura un rapporto di amicizia molto più profondo. Appena le incontriamo, queste anime gemelle, è anche qui folgorante la cosa, perché sentiamo un senso di familiarità, ti conosco da tanto tempo, quella cosa lì. Quindi appena le incontriamo avvertiamo subito un senso di familiarità e ci troviamo immediatamente a nostro agio perché il rapporto ricomincia esattamente da dove era terminato nella vita precedente. Quindi è come rincontrare un vecchio amico dopo molti anni. Quindi, ripeto, si può trattare di amici o familiari e il rapporto dura anche tutta la vita. Quindi possiamo avere anche un rapporto d'amore, romantico, bellissimo. Le anime gemelle ci accompagnano proprio su idilliaco. E quello che volevo dirvi è che durante un rapporto di fiamma, quando tra i tira e molla della fiamma, noi possiamo incontrare delle anime karmiche o delle anime gemelle. Solitamente c'è un dolore che si innesca con la fiamma gemella molto forte e importante perché siamo pronti a partorirci con la fiamma. Ecco perché c'è quel dolore, il dolore del parto. È il dolore del parto, quello della fiamma. Quindi in questo dolore la nostra anima può scegliere se avere dei rapporti karmici in questo frangente o dei rapporti di anime gemelle durante i tira e molla con la fiamma, ok? Quindi possiamo avere altri rapporti che noi abbiamo sempre la nostra fiamma del cuore, ma possiamo avere nel frattempo dei rapporti karmici, dei rapporti di anima gemella che ci accompagnano, una sorta di pausa idilliaca con la fiamma gemella, oppure un rapporto karmico che va ad alimentare un po' di più il nostro ego. Quindi anche lì è una sorta di pausa che ci fa vedere degli aspetti del nostro ego che devono essere rivisitati ancora una volta. Ok? Così succede anche alla nostra fiamma, quando lei si stacca può avere la maggior parte delle volte dei rapporti karmici che vanno a sostenere un po' il suo ego, perché il rapporto con la fiamma è qualcosa di talmente destabilizzante, soprattutto per l'uomo che vuole il controllo su tutto, che vuole il controllo anche sulle emozioni e di conseguenza sul maschile, quindi potete essere uomini e donne. Vedete dove vi risuona, in quale parte siete più predisposti. Quindi il maschile vuole il controllo solitamente della sua sfera emotiva, con la fiamma non riesce ad averlo, è qualcosa di più grande di lui e scappa. Quindi troverà delle relazioni karmiche, fin tanto che poi non torni di nuovo dalla sua fiamma, delle relazioni karmiche che lo accompagneranno a fare quello che deve fare nel suo lavoro, ok? Lavoro materiale, perché l'obiettivo dell'incarnazione è portare lo spirito nella materia, materializzazione dello spirito, e quindi il piano della realtà 3D, ossia dove si producono le cose, la realtà tangibile del lavoro, è l'obiettivo dell'umano, portare lo spirito nella materia. Quindi quando la nostra fiamma sta con un'altra persona di origine karmica, allora viene sostenuta, non c'ha da fare sul piano emotivo, viene sostenuta sul suo ego, quindi riconosciuta, eccetera, è gestibile la cosa, ok? È gestibile, non c'è amore. La fiamma, maschio, continua ad adempiere al suo scopo sul piano lavorativo, porta la sua missione sul piano della realtà concreta. Non ha bisogno in quel momento di avere tribolazioni emotive perché l'ha già presa con la sua fiamma, e quel bagaglio che ha deve essere sviscerato e lo sta sviscerando con il lavoro che sta facendo sul piano poi della realtà lavorativa materiale, ok? Gli insegnamenti a livello inconscio, la fiamma maschio, li porta nel lavoro pratico che fa quotidiano ed è incosciente il più delle volte. Nel frattempo a livello di coppia si sostiene con quest'anima karmica, ok?
che lo fa contento, che diciamo non lo fa lavorare sul piano emotivo, perché ha già lavorato con la fiamma e siccome quel bagaglio è enorme lo sviscera piano piano finché il rapporto con la karmica con cui sta non si esaurisce, perché capisce che non c'è amore. Ora, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo lo scopo dell'uomo sulla Terra. È quello di evolversi, di mettere in luce i suoi aspetti in ombra, riconoscere e mettere in equilibrio il suo yin e il suo yang attraverso le relazioni con l'altro. Queste relazioni hanno a che fare con dei bagagli karmici da evolvere. Quindi avremo delle relazioni che ci creeranno più o meno problemi nella misura in cui abbiamo da integrare qualche aspetto di noi in ombra, più o meno in ombra, ok? Chi entra in gioco a farci vedere queste ombre nel profondo di noi, le ombre più nascoste, si chiamano anime karmiche. Le anime karmiche, ricapitolando il fatto che sono tutte conoscenze karmiche perché vengono dal karma, per identificare il bagaglio emotivo che c'è più da sviscerare, le chiameremo anime karmiche, no? Quelle un po' più pesanti. Le anime karmiche le incontriamo molte volte nella vita. E sono proprio quelle che ci fanno uscire tutto fuori, cioè dolori terribili, atroci, quasi vicino al dolore delle fiamme gemelle, ma nella fiamma c'è una differenza sostanziale perché nella fiamma c'è l'amore. Nelle anime karmiche l'amore non c'è. Veniamo folgorati da un'anima karmica perché soprattutto a livello magnetico una forte attrazione sessuale, qualcosa, oppure anche no, una forte rabbia, cioè dipende, è sempre energia, una fortissima energia, quasi uguale all'inizio a quella delle fiamme, ma tu la fiamma la riconosci subito perché c'è qualcosa di diverso rispetto a quelle esperienze karmiche che hai fatto di dolore, ok? Allora, le anime karmiche le manifestiamo a seconda della frequenza che abbiamo, in base quindi alla nostra vibrazione, ma manifestiamo tutto in base alla nostra vibrazione, perché attiriamo dall'esterno quello che risuona a noi al nostro interno. Allora, la vibrazione che dovremmo alzare. Quindi noi incontriamo un'anima karmica in base alla vibrazione, all'aspetto di una vibrazione che dovremmo alzare. Un aspetto di noi che deve essere rivisitato, rivisto, dissotterrato e trasmutato. Solitamente è così. In questi casi, con le anime karmiche, noi veniamo coinvolti in questa relazione perché questa relazione ci fa rendere conto di tutto ciò che va evitato in una relazione d'amore. E quindi sperimentiamo l'attaccamento, il bisogno di controllo, l'abitudine, la zona comfort, tutta questa roba che per la vera relazione d'amore, che è quella che poi andremo a fare con la fiamma gemella, deve essere completamente eluso. Quindi sono anime che ci insegnano tutto ciò che non è amore, ma ci attraeva. Ossia attaccamento, bisogno di controllo, abitudine, zona comfort, tutto ciò che è legato, diciamo, all'arcano numero 15 dei tarocchi, che è il diavolo che ci mette in luce le nostre zone d'ombra. Allora, durante la relazione con un'anima karmica, noi mettiamo alla luce tutto quello che dobbiamo evitare in una relazione di vero amore e che serve per entrare in relazione con noi stessi, mostrandoci i nostri disequilibri interni. Quindi l'anima karmica, attraverso tutte queste ombre che ci mette in luce, ci fa vedere quali sono i nostri disequilibri interni. Queste anime karmiche ci fanno vedere tutta l'oscurità legata a una nostra profonda zona d'ombra. Quando finisce la relazione con l'anima karmica, prendiamo la strada verso l'amore per noi stessi. E ci accorgiamo di una cosa, vediamo travolti da una grande passione, magnetismo, soprattutto attrazione sessuale, qualcosa proprio di ingestibile, dove c'è attaccamento, possesso, tutta questa roba qua.
Quando la relazione karmica finisce e noi incontriamo quella persona, dove vediamo che è stato integrato quell'ombra che abbiamo proiettato, dove vediamo che abbiamo vinto e abbiamo scelto l'amore per noi stessi. Lo vediamo quando magicamente vediamo quella persona e non proviamo più nulla. E dici, come ho fatto? Cioè, mi sono strappata i capelli, stavo morendo per quella persona lì e adesso non c'è niente, non sento niente, quasi indifferenza. Ecco, quella era una relazione karmica. Allora, le dinamiche che avvengono all'interno di una relazione karmica mostrano appunto la nostra dualità. Ciò che non vogliamo dell'altro è ciò che abbiamo attirato e che siamo. Cioè quello che non vogliamo dell'altro è proprio quello che noi siamo. Quello che non ci piace dell'altro, quello che odiamo dell'altro è proprio quello che siamo noi. E quella parte di noi è in ombra e lo vediamo attraverso l'altro. Allora, tipo, quando accusiamo, no? Perché nelle relazioni karmiche c'è ancora una fase di accusa e quindi il grado di evoluzione non è ancora giunto a un livello di compassione della nostra persona in quel momento con la relazione karmica, siamo ancora nel momento di accusa. Accusiamo narcisisti, accusiamo infedeli, accusiamo tutte quelle sfaccettature di noi all'interno che con rabbia diamo all'altro, sono sfaccettature di noi. Quando è che siamo evoluti? Quando, per esempio, faccio un esempio, una piccola parentesi, quando siamo in relazione di fiamma e siamo nel momento di distacco e incontriamo un'anima karmica con cui passiamo un certo tempo, noi riusciamo a vedere perfettamente tutte quelle cose che del nostro passato abbiamo già evoluto. Per esempio, vediamo la persona che può essere, cioè vediamo il nostro passato, le nostre ombre del passato proiettate in quella persona e le svegliamo in un istante e non ci arrabbiamo più, siamo compassionevoli con l'altra persona. Queste relazioni sono pesanti e difficili e soprattutto, ripeto, arrivano al momento della vita in cui siamo nella fase in cui dobbiamo vedere ancora le nostre ombre, perché lo scopo è quella della compassione. Ricordiamoci 10 Sefirot, è la via mediana, la via regale, che è la via della compassione. La via della compassione la sperimentiamo con miriadi di relazioni karmiche. Quindi ribadisco, sono relazioni pesanti e difficili, a volte veramente devastanti, che fanno soffrire in quanto ci dicono dove dobbiamo andare a lavorare una volta che consapevolizziamo che tutto quello che si manifesta all'esterno lo abbiamo creato noi. E quindi sono relazioni che ci invitano a guarire dentro ciò che proprio non sopportiamo. Quello che non sopportiamo dell'altro è una parte di noi che non sopportiamo e che è talmente reclusa nell'ombra che abbiamo bisogno che l'altro la manifesti in modo eclatante. Quindi possiamo passare da un'anima karmica all'altra, colpevolizzando la persona con cui siamo in relazione per motivi specifici. Ogni anima karmica che si presenta, per esempio, no? Se dobbiamo superare qualcosa legato all'essere tradite o all'essere traditi, quell'anima ci tradirà. Cioè queste anime sono dei grandi maestri che attireremo perché dentro di noi qualcosa risuona con la loro vibrazione. E come dico spesso, quando c'è la dinamica del tradimento, la domanda da farsi per fare lo step successivo dell'evoluzione è: quale parte di noi stiamo tradendo? Forse abbiamo tradito il nostro aspetto creativo, forse abbiamo tradito qualcosa, abbiamo lasciato qualcosa di noi per la paura di essere abbandonati. Sbagliato. Quindi mai sottomettersi al volere dell'altro per il bisogno di essere amati.
E quindi il tralasciare, il tradire una parte di se stessi, una parte della propria autenticità, equivale a metterci davanti delle relazioni che ci faranno vedere quella parte che abbiamo tradito. Talmente più è grande quella parte che stiamo tradendo, più è grande il dolore che l'altro ci dà col tradimento. Quindi queste relazioni attivano un processo di trasmutazione fondamentale per farci cambiare la frequenza. Durante il processo di guarigione con le tante anime karmiche può capitarci di incontrare un'anima gemella, perché in qualche modo noi la stiamo già manifestando quell'anima gemella, perché stiamo andando a risolvere i nostri disequilibri, stiamo alzando le nostre frequenze, desiderando di essere migliori. Quindi desiderando di essere migliori, man mano che si fa l'esperienza di trasmutazione del dolore che ci fa fare l'anima karmica, noi manifestiamo nella realtà il nostro desiderio di essere migliori attraverso un'altra persona. Cioè, mi spiego, nel processo di trasmutazione con l'anima karmica, noi desideriamo di essere sempre migliori, di alzarci in frequenza. E come vediamo che ci siamo già su una frequenza migliore e rinnovata? Lo vediamo attraendo un'anima gemella. Si riconosce l'anima karmica, ripeto, con una passione travolgente, contro ogni aspettativa. Molte volte succede proprio, c'è questa passione travolgente che è inspiegabile, proprio qualcosa di... Tra l'altro anche lì possiamo avere segni, sincronicità, qualcosa, cioè proprio stessi sogni, cioè perché è necessario, è talmente irrefrenabile il desiderio di migliorarsi dell'anima che ti fa incontrare quella persona che ti farà scendere nella tua profondità inevitabilmente per evolvere. Ora, l'anima gemella abbiamo visto che arriva quando il processo nostro di guarigione, la voglia di manifestarci migliori di prima, è già innescato. Quindi è possibile tra un'anima karmica e l'altra arrivi un'anima gemella. L'anima gemella, che può essere anche, ripeto, parenti o amici strettissimi, o anche la persona con cui viviamo una relazione sentimentale idilliaca, perché è come proprio una sintonia straordinaria, è qualcosa che ci accompagna senza dolore, quasi senza dolore. Non è detto che non ci sia però dolore nell'anima gemella, qualcosina c'è sempre, perché il dolore fa parte della crescita e dell'evoluzione dell'essere umano. L'anima gemella quindi ha già vissuto il processo di guarigione e diciamo a un secondo livello evolutivo. E quindi l'anima gemella si manifesta non appena avremo la sua stessa frequenza. Quindi non resta più un solo desiderio di voler manifestare una persona migliore perché noi siamo diventati migliori, ma l'anima gemella, quindi quando la manifestiamo siamo pronti, significa che siamo pronti e ci servirà per sviluppare parti di noi positive e costruttive. Quindi l'anima karmica ci distrugge tutto, cioè ci fa entrare proprio nella profondità, ci distrugge l'identificazione, gran parte dell'identificazione ci fa scendere nel nostro oblio, nel dolore, noi vogliamo migliorarci, vogliamo essere migliori, sempre migliori. Quando questo processo è attivato e pronto a manifestarsi, incontriamo un'anima gemella che ci porta a sviluppare parti di noi positive e costruttive. Quindi, quando vediamo l'altra persona, l'anima gemella, continueremo sempre a proiettare noi stessi, ma in questo caso anche a sviluppare le nostre caratteristiche positive. E questo lo faremo nella gioia, nell'incontro, nella condivisione. Cioè ammireremo l'altra persona, vedremo delle qualità straordinarie in lei, che sono le stesse qualità che abbiamo noi. Perché non c'è niente fuori che non abbiamo dentro. Ciò che possiamo riconoscere fuori lo abbiamo già dentro, altrimenti non lo possiamo riconoscere. E il viaggio con l'anima gemella è un viaggio positivo e costruttivo. Quindi con l'anima gemella andiamo a creare qualcosa
e non a colpevolizzare e distruggere, invece come abbiamo fatto con l'anima karmica. Quindi andiamo a ricostruire delle parti di noi fondamentali. E questo è il processo successivo del riconoscere chi si è veramente. Quindi è un secondo processo, diciamo, possiamo annoverarlo come secondo processo rispetto al primo processo, che è quello delle anime karmiche, laddove noi iniziamo a colpevolizzare, invece in questo caso a ricostruire parti importanti di noi. Quindi colpevolizziamo fuori prima, andando a trovare le parti di noi dentro, quelle più oscure, nascoste. Con l'anima gemella invece creiamo, non distruggiamo, ma andiamo a creare le parti di noi fondamentali che ci servono a capire chi siamo. Quindi potremmo annoverarlo come un processo di individualizzazione fondamentale. Quindi con le anime karmiche si va ad accusare, poi allontanare da certi atteggiamenti. Quindi prima accusiamo l'altro, quindi accusiamo noi stessi, allontaniamo l'altro, cioè allontaniamo noi stessi, ma allontaniamo, che cosa allontaniamo veramente? Che cosa accusiamo per la legge dello specchio? Certi atteggiamenti distruttivi e in ombra. Quindi capiamo nel dolore chi si è dentro se stessi e capiamo nel dolore quali sono le parti di noi stessi che dobbiamo lasciare andare o trasmutare. Quindi, con l'anima gemella, noi siamo al secondo livello evolutivo dell'incarnazione e costruiamo con l'altro invece di distruggere. Portiamo alla luce i doni che abbiamo, i talenti, tutte le nostre parti positive. Le anime gemelle ci vengono inviate per aiutarci a risvegliarci e sfidarci in modo da poter diventare le migliori versioni di noi stessi. Quindi le anime gemelle sono questo, diciamo, per dirlo un po' in soldoni. Quindi oltre a dire che sono anche amici, familiari, relazioni d'amore, quindi possono essere anche donna-donna, uomo-uomo. Ora, la fiamma, invece, è quasi sempre un uomo e una donna. Perché? Perché è proprio l'unione yin e yang, nella separazione del maschio e della femmina. Allora, la fiamma gemella come si riconosce? Allora, ovviamente tutto è relativo al grado del sentire a cui è arrivata la vostra consapevolezza. L'anima gemella c'è subito una grandissima intesa. E non è solo un discorso di chimica, Si crea immediatamente un feeling straordinario, come veramente se vi conosceste da tanto tempo. E questo vi porta a sentirvi vicini e aperti l'un l'altra, in modo molto naturale e autentico. Non ci sono strategie, senza paura proprio, non c'è paura di non essere accolti, perché è proprio come uno di famiglia. Quindi si è degli amici straordinari anche. Oltre a sentirvi attratti, quindi si instaura subito un fortissimo legame di amicizia. Cioè percepite che vi potete fidare di questa persona, affidare senza pregiudizi, non ci sono pregiudizi l'uno con l'altro. Cioè si parla di tutto e si sta proprio in armonia, ti senti al sicuro, a tuo agio, come se questo non ti fosse mai capitato prima, ecco. E questo ti permette veramente di essere te stesso, senza indossare maschere o assumere atteggiamenti che sono lontani da quello che sei veramente. L'empatia è proprio forte, ecco perché tu con l'anima gemella fai un tratto di strada in cui tu vai a costruire la parte migliore di te. Avere accanto l'anima gemella ti fa esprimere tutte le tue attitudini migliori, lo fai proprio in modo spontaneo, senza forzatura. Cioè mostri senza paura tutta la bellezza interiore e questo ti porta a dare il meglio di te in tutte le situazioni. Avete la stessa visione del futuro, condividete stessi valori, stessi obiettivi, perché avete una visione molto simile di come creare proprio la vostra vita. Quindi anche fare progetti e portarli avanti assieme, cioè proprio naturale e facile, ma anche stimolante e eccitante, direi, ok?
Possiamo avere accanto delle anime gemelle o delle anime compagne. Abbiamo detto anche che l'anima compagna è un'anima compagna nella precedente incarnazione che si è rafforzata in questa. E quindi solitamente per molte persone ci sono delle anime gemelle che ti aiutano a costruire la versione migliore di te stesso, proprio a costruirla. Poi con la fiamma la manifesti totalmente. E poi la maggior parte delle persone passa la vita anche con matrimoni con anime compagne, perché proprio ci si accompagna nel percorso, è una sorta di anima, l'anima compagna è molto vicina all'anima gemella, però l'anima compagna tu inizi a disfruttare al meglio delle tue doti, facendo il tuo, senza bisogno di dolori, eccetera, e lei fa il suo. Quindi è un po' un misto, non si può dare delle identificazioni totali e nette su anime gemelle e anime compagne, ok? Perché è qualcosa del mentale, della mente. Già la mente di per sé a dare identificazioni lo può dare in una realtà 3D, ma quando parliamo proprio di anima è qualcosa che è molto sottile, ok? Quindi a livello generale possiamo dare queste delucidazioni. Poi anima gemella, anima compagna, tendenzialmente noi viviamo un periodo tendenzialmente più sereno, non ha niente a che fare con le anime karmiche o con le fiamme gemelle, ok? Ora, la fiamma gemella. Quando incontriamo la fiamma gemella capiamo, appena la incontriamo, o poco dopo, in tutte le sfaccettature che la fiamma ci dà, capiamo la nostra missione di vita. Capiamo perché siamo nati, perché siamo pronti a manifestare quella missione di vita. È come se tutto si fa chiaro. Infatti molti studi dicono anche che la fiamma gemella si incontri alla penultima o all'ultima incarnazione. Ecco perché vi ho spiegato tanto che cosa vuol dire l'ascensione dello spirito, o meglio l'ascensione dell'uomo verso l'uno. E il compimento lo si ha con la fiamma. La fiamma gemella sei tu. E questa è un'esperienza unica quanto devastante può esserlo all'inizio. Un altro dato curioso è che l'aspetto anche fisico si somigliano molto le fiamme gemelle, cioè ci si può assomigliare nei lineamenti, soprattutto negli occhi. Questo è un dato molto curioso e verificabile, ok? Allora, le loro aure sono proprio congiunte da un arco di energia. È bene però fare alcune considerazioni importanti a proposito della fiamma gemella. È possibile, ovviamente è possibile, che ci sia ancora del karma negativo anche con la fiamma, ma c'è comunque un forte amore che trascende ogni negatività. Il rapporto con la fiamma gemella è un rapporto di unione divina, fuori dal comune. Ecco perché, ripeto, non è per tutti nell'incarnazione e la maggior parte delle persone incontrano la propria fiamma gemella quando si è a un livello molto evoluto, è quasi un grado di iniziazione. Un maestro che quando incontra la sua fiamma capisce di essere un maestro. Perché va a supportare un dolore, qualcosa di insostenibile avrebbe pensato in momenti precedenti, quella del distacco, della separazione, come se ti staccassero un braccio, però tu continui ad amare quella persona. Allora cosa succede? Tu continui ad amare quella persona in modo incondizionato. Per capire anche qui che è una fiamma gemella, la fiamma gemella non farebbe mai del male alla sua sposa o al suo sposo cosmico. Quindi la fiamma gemella, molte volte mi mandate anche delle mail dove si descrive anche dei maltrattamenti fisici e verbali. Allora, la fiamma gemella non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere. Quindi non è una fiamma, è una karmica, ok? L'amore di fiamma, allora, iniziamo con i tira e molla. I tira e molla sono proprio dovuti al fatto che prima di
riconoscersi totalmente e unirsi completamente, perché le fiamme, quando Dio le incarna insieme in un unico piano di esistenza, sulla 3D, devono stare insieme, perché il divino non spreca due gemelli insieme, siccome il compito, l'obiettivo cardine dell'incarnazione è l'evoluzione del pianeta Terra, siccome la potenza di due fiamme insieme è unica e inequivocabile, non le spreca tenendole lontane, quindi devono stare necessariamente insieme. Affinché ognuna di queste fiamme riconosca la sua maestria interna, ci sono questi tira e molla. Tira e molla che portano a delle situazioni dolorose, quasi atroci, supportabilissime dalle fiamme, anche perché altrimenti non si sarebbero incarnate, affinché possano manifestare i loro talenti nel collettivo. Come abbiamo detto anche prima, le fiamme possono essere guaritori, medici, giudici, tutte figure che poi andranno a spiccare nel collettivo per rivoluzionare il sistema, per portarlo su un grado di coscienza più evoluto. I tira e molla di fiamma, in questi tira e molla capita che durante le fasi di tira e molla, che possono durare settimane, mesi o addirittura anni, si vada a incontrare delle anime karmiche o anime gemelle, sia per una fiamma che per l'altra. Durante questi incontri, entrambe stanno manifestando al contempo il loro obiettivo nel collettivo, stanno portando avanti la loro missione nel collettivo. L'obiettivo della fiamma è creare, produrre abbondanza nella materia, abbondanza spirituale, abbondanza materiale. Quindi è possibile che, nel 99% dei casi, l'anima, la nostra fiamma gemella, abbia delle relazioni karmiche. Ecco, soprattutto è il maschile. Il maschile, il maschio, ha necessità di essere supportato nell'ego affinché possa adempiere al lavoro che sta svolgendo nella sua pratica, che può essere un lavoro, per esempio, per farvi un esempio, sono un imprenditore che vuole creare delle case vacanze, case villaggio o degli alberghi, ok? Allora, il mio scopo è quello di portare l'armonia in questo. Allora io inizio a fare l'imprenditore in questi termini, mi dedico ai miei alberghi, alle mie case, alle mie cose, eccetera, eccetera. Incontro la mia fiamma gemella, ok, vivo questa sorta di passione, questa cosa travolgente, straordinaria, stupendo, io voglio stare con lei per tutta la vita. A un certo punto si rende conto che non può supportare questa relazione, senza motivo. Ribadisco, la fiamma scappa e non c'è un motivo logico, razionale, ok? Perché lei stessa non sa perché se ne va, dopo che il giorno prima hai creduto che lui morisse per te. Il giorno prima avevi creduto questo e che lui te l'ha detto, te l'ha fatto capire, il giorno dopo senza spiegazioni se ne va. Ecco, in questo tratto di tempo a livello emotivo è talmente tanto forte la cosa che lui si deve staccare per innescare il meccanismo di lei a manifestare il suo massimo potenziale, il suo massimo talento all'interno della sua vita, manifestare i suoi doni, i suoi talenti, che è già pronta perché l'hanno preparata le relazioni karmiche di anime gemelle prima. Allora lei, una volta per tutte, in questi tira e molla, recide il bisogno di stare con la fiamma. Questo è l'obiettivo principale, cioè non ha più bisogno della fiamma perché nel dolore, nei tira e molla, eccetera, lei si concentra sul suo fuoco interiore e manifesta il suo potere nel piano lavorativo. Capisce il suo valore perché i suoi talenti producono abbondanza sul piano della realtà 3D e lei non ha più bisogno della fiamma. Situazione su di lui, capita che lui si trova un'anima karmica. Quest'anima karmica gli serve a supportare l'ego, a sentirsi più leggero da un punto di vista emotivo e più facile controllo questa cosa perché il maschio ha più bisogno di un sostegno femminile a fianco, in questo caso trova un'anima karmica dove non c'è amore, quindi c'è magari gioco, divertimento, eccetera, un sostegno in questi termini e lui si dedica tranquillamente al suo lavoro, quello che è venuto a fare nell'incarnazione. Cosa accade? Quando entrambe le anime sono pronte a livello spiritualmente, hanno già iniziato la loro manifestazione del loro lavoro sul piano terreno e si esaurisce quindi il debito karmico con le anime karmiche con cui è stato, con l'anima karmica con cui è stato il maschio,
e lei sta manifestando il suo potenziale sulla realtà 3D, allora si rincontrano per dare luogo al progetto comune che è quello di innalzare la frequenza vibratoria del pianeta, ognuno a suo modo, ma con una comunione di intenti. Può accadere che, per esempio, lui ha creato queste strutture, centri benessere, eccetera, e lei magari è una guaritrice o una sciamana o un'operatrice olistica, allora lei lavorerà all'interno di queste strutture, quindi per il progetto comune. Ok? Quindi è sempre un progetto comune. Ho fatto degli esempi, ok? Durante i tira e molla della fiamma, anche lei può avere delle relazioni karmiche che vanno a mettere a punto le ultime ombre che ha lei, oppure delle anime gemelle. L'anima gemella arriva e dice basta il dolore, ti accompagno per manifestare piano piano il tuo potenziale, oppure un'anima karmica arriva anche a lei che le fa vedere delle dinamiche che la sua fiamma gemella le ha fatto vedere e lei non ha ascoltato, per l'entusiasmo e la paura di poterla perdere da un momento all'altro. Per esempio, se all'inizio con la fiamma gemella, quindi c'è questa passione, entusiasmo pazzesco di aver trovato l'altro te stesso, eccetera, qualcosa di inspiegabile, allora tu a livello inconscio per paura cerchi di tenerla a te, quella fiamma, quel maschio, sempre a te, a te, a te, a un certo punto, quindi la fiamma se ne va, o meglio, scusatemi, a livello inconscio, no? La donna cosa fa? A livello inconscio la donna vuole decidere tutto, ok, io voglio sposarmi con lui, voglio stare con lui, voglio assolutamente lui, l'ho trovato, madonna mia, è qualcosa di assolutamente inspiegabile, eccetera, quindi vuole avere il controllo, vuole fare tutto questo, non ha mai ascoltato l'altro, magari, faccio un esempio, non ha ascoltato le sue esigenze, magari non ha sopraffatto i suoi spazi, la donna, per paura di perderlo, anche a livello inconscio, soprattutto a livello inconscio. Che cosa succede quando l'anima se ne va? La fiamma, scusate, se ne va, oltre a provocare quel dolore immane in lei. Succede che è possibile che incontri un'anima karmica che non le farà vivere il dolore di quando lei era a un grado ancora inferiore di evoluzione, come abbiamo spiegato prima che l'anima karmica arriva quando sei a un grado di evoluzione ancora, diciamo, non voglio dire più basso, però meno consapevole. L'anima karmica che arriva a una donna fiamma, durante il tira e molla con la sua fiamma, è un'anima karmica che ti fa vedere che cosa tu non hai visto durante la relazione con la tua fiamma. Magari ti arriva un'anima karmica che è praticamente come sei stata tu con la tua fiamma, cercando di parlarle addosso, di fare tutto lei, di sentirti quasi oppressa da quest'anima karmica. Tu ti vedi esattamente lo specchio di quello che non hai capito quando stavi con la relazione di fiamma. Quindi, ovviamente, tutte le relazioni karmiche sono destinate a finire, non c'è amore. Cosa succede a lui quando si rende conto di aver lasciato la fiamma? Quindi quando avviene il risveglio. Succede che c'è un risveglio dentro di lui, una sorta di 3 di spade che ti apre il cuore. Qualcosa di indescrivibile. Una sorta di disperazione che è animata dalla fede. In lui si risveglia qualcosa, lui diventa il vero maestro. Si risveglia qualcosa di la connessione con Dio. E quindi lui torna in ginocchio dalla sua fiamma. Ma non in ginocchio come se ha paura di non essere perdonato, perché sa che c'è un amore, qualcosa che va oltre i confini dello spazio e del tempo. Perché l'amore di fiamma, la funzione più sacra dell'incontro tra le fiamme gemelle è quello di amare incondizionatamente. Ecco perché nei vari tira e molla come dire, è una ginnastica per prepararsi all'incontro definitivo con la fiamma quando la incontri la prima volta. Ossia, 2 fiamme devono amare se stesse senza bisogno dell'altra fiamma.
annullando totalmente l'illusione che la tua fiamma sia la tua felicità, senza di quella non puoi stare. No, è tutto il processo di prima, i 10 i 10 Sefirot, le 22 vie iniziatiche, tutto quello serve proprio a capire di entrare nel tuo potere, stare bene con te stesso, manifestare i tuoi doni, i tuoi talenti, e quando arriva la fiamma sei pronto a manifestare insieme nella comunione di intenti. Quindi la fiamma se ne va tante volte fin quando tu non capisci che non devi avere più bisogno della fiamma. Due fiamme gemelle hanno lo stesso identico progetto animico, ma quando si incarnano hanno anche abilità diverse. Per questo quando si incontrano fisicamente possono anche competere, ok? Perché sono uguali. E quindi anche la competizione in questo caso deve essere elusa proprio in questi tira e molla. Nel dolore si fa la trasmutazione di questo aspetto della competizione. Entrambe le fiamme sanno che le modalità di adempimento dell'altro al proprio progetto sono le stesse, ma non comprendono come mai l'altra fiamma fa cose diverse. Questo è quando si incontrano, cioè sentono che hanno gli stessi intenti, le stesse cose, ma non capiscono perché il modo di farlo è diverso. E qui noi possiamo solo osservare e comprendere il modo in cui la nostra fiamma opera diversamente da noi, seppure adempie allo stesso progetto. Ecco perché nella materia, nell'incarnazione, tutte e due le fiamme portano in gioco atteggiamenti diversi che una fiamma può non condividere dell'altra. Vi spiego una cosa, per esempio, siccome noi vediamo l'esatto nostro opposto, è lo yang che vediamo se noi siamo yin, ok? È proprio l'esatto opposto, ma complementare. Yin e yang sono opposti e complementari, uno non può stare senza l'altro, si completano. Quindi avendo lo stesso obiettivo di anima, per esempio, voglio portare la bellezza al mondo, l'armonia al mondo, ok? Una fiamma lo fa creando edifici con materiali naturali, oppure creando edifici in assonanza col contesto ambientale, ristrutturando magari delle abitazioni tipiche del posto, eccetera, come magari mettendoci qualcosa di moderno, eccetera. Voglio creare e portare bellezza al mondo e far stare le persone bene in questi termini. L'altra fiamma ha lo stesso obiettivo, portare bellezza e armonia al mondo. E come lo fa? Lo fa cantando, per esempio. Ok? Sono due cose completamente diverse, ma lo stesso obiettivo. Ecco perché è proprio la nostra controparte, con lo stesso intento. Dove sta l'obiettivo? L'amore incondizionato, lo stesso intento o meglio, lo stesso progetto animico con intenti differenti. Ricordiamo che la separazione tra fiamme gemelle è sempre temporanea, perché se il divino fa incontrare le fiamme che devono dare un contributo al mondo, hanno l'obbligo di assecondare tale volere. Quindi la separazione ha uno scopo ben preciso. Questo scopo è consentire una più profonda maturazione spirituale di entrambi i gemelli, in modo da preparare il terreno ad una riunione più intensa, serena e definitiva. Solo quando tutte e due le fiamme gemelle hanno compreso, assimilato e impersonificato i concetti di amore incondizionato e amore per se stessi, l'idea di separazione scompare per sempre all'orizzonte. Quando tu in questi tira e molla fai l'esperienza dei tuoi potenziali, dei tuoi talenti, li manifesti concretamente nel collettivo, facendo la tua opera, eccetera, vivendola insieme al dolore della separazione, a un certo punto tu non senti più l'idea di separazione dalla tua fiamma, la senti dentro, ti vive dentro, perché appunto lei è te. E quando la vivi dentro non senti più questa separazione, la separazione scompare e la fiamma si materializza davanti a te. Quando la fiamma non si incarna, quando si incarna solo una delle fiamme, l'altra fiamma le sta accanto come un angelo e ti spinge a vivere tutte quelle dinamiche di conoscenza, di esperienza terrena che
alla fine di tante incarnazioni ti condurranno a lei, ossia ad incontrarla quando tutte le tue potenzialità, doni e talenti saranno stati riconosciuti e sarai pronta a donarli al collettivo. E questo riconoscimento avviene attraverso l'esperienza delle relazioni karmiche e di anime gemelle. Quindi la tua fiamma ti accompagna a fare quante più esperienze possibili di anime karmiche e anime gemelle o anime compagne. L'obiettivo di ogni relazione è l'integrazione di ciò che è in ombra e l'altro ci rimanda quegli aspetti di noi che poi verranno, quando li abbiamo assimilati, trasmutati, quegli aspetti in ombra verranno innescati tutta una volta nella manifestazione del nostro dare al mondo con l'incontro della fiamma. Ribadisco che siamo in un momento epocale storico di trasformazione dove molte fiamme incarnate stanno accelerando la loro trasformazione per supportare la frequenza del pianeta Terra, ossia molte fiamme gemelle stanno chiudendo le relazioni karmiche perché non possono più, diciamo un po' in soldoni, non me ne vogliono i maestri, sprecare il tempo in relazioni karmiche, ma non è mai sprecato. Ecco perché dico che i cicli karmici entro il 2022, i primi mesi del 2022, di centinaia di vite e relazioni karmiche si stanno chiudendo, i cicli karmici per sempre, per riunire le fiamme. Ripeto, quando la fiamma maschile scappa e instaura relazioni karmiche con altre persone, non c'è amore. Ci tengo a ribadirlo, ma a condizioni dove lo fanno stare più tranquillo, perché l'incontro con la fiamma non poteva essere gestito inizialmente, fino a quando, in seguito alle esperienze di separazione, che ripeto possono durare mesi se non anni, lui si rende conto che non può più vivere senza di lei sul piano della materia, ma questo significa che la sua anima ha bisogno di instillare la riconnessione con la sua fiamma sul piano della 3D per adempiere alla missione che Dio ha donato loro. Perché è la sua anima a chiamare tale unione con lei per uno scopo più grande del suo ego. E la donna, divenendo imperatrice, nel frattempo, ha realizzato se stessa e ha messo i suoi talenti al servizio della causa più grande. Così che appena lui torna, possono dare vita o continuare il progetto delle loro anime unificate al servizio del mondo. Quindi le relazioni karmiche che lui o la donna possono avere nel frattempo servono ad evolvere per raggiungere la piena maturazione spirituale del significato della vita stessa e della loro missione. Possiamo anche avere dei casi in cui lui o lei abbiano delle relazioni per anni con anime gemelle, nonostante abbiano già la loro fiamma nel cuore. E questo gli serve sempre come obiettivo principale a manifestare chi sono veramente. Dobbiamo tenere a mente una cosa fondamentale, non tanto l'idea romantica delle relazioni, che è un'idea straordinaria, bellissima, che possiamo adempiere senza però dimenticare qual è lo scopo dell'incarnazione, di conseguenza qual è lo scopo di tutto ciò che ci succede nell'incarnazione. Lo scopo è quello di evolvere come individui, da soli, e l'altro è uno specchio sempre di noi. Quindi, oltre all'idea romantica, l'idea deve essere funzionale sempre a scopo evolutivo e la fiamma gemella è qualcosa che ci desta l'ultimo step della nostra evoluzione dell'albero della vita, uno degli ultimi step. Quindi dobbiamo pensare alla nostra fiamma gemella sempre presente anche quando viviamo relazioni karmiche o di anime gemelle o di anime compagne. Anche quando la nostra fiamma gemella non è incarnata, è la fiamma che ci spinge a fare quante più relazioni karmiche di anime gemelle o anime compagne possibili. Perché siccome la nostra controparte di fiamma è il nostro yang o il nostro yin, se siete uomini eccetera, è la stessa cosa, la nostra controparte esatta, durante le relazioni karmiche o di anime gemelle o di anime compagne, noi piano piano recuperiamo pezzetti del nostro yang, sono pezzetti. Quando noi incontriamo la nostra fiamma c'è tutto il nostro yang davanti ed è qualcosa di allucinante.
Ecco perché le esperienze prima ci servono piano piano a integrare quei pezzetti di yang o di yin, a seconda, no? In cosa risuona di più in noi. Dei pezzetti prima di incontrare la grande luce, altrimenti ci folgorerebbe se non fossimo stati preparati in precedenza. Quindi anche quando leggiamo il nostro lui-lei, quando parliamo di divino femminile e divino maschile, coesiste sempre la nostra fiamma, anche se non ce l'abbiamo incarnato, non l'abbiamo ancora incontrata, ok? Perché sono pezzetti di yin e pezzetti di yang, a seconda in quale controparte vi trovate. Perché quando incontriamo la nostra fiamma abbiamo tutto il nostro yang davanti, che magari con una relazione karmica con cui stiamo vivendo in quel momento, o anche anima gemella o anima compagna, noi vediamo dei nostri pezzetti da integrare sempre, che l'altra parte, l'altra persona ci innesca. Quando vediamo la fiamma è la controparte totale. Ecco perché è folgorante. Quindi anche quando leggiamo lui-lei, stiamo parlando degli aspetti del nostro yang o del nostro yin che si stanno integrando grazie alla relazione che abbiamo in quel momento, di cui la nostra fiamma ci sta dando i dettami, ci è accanto. La nostra fiamma ci è accanto anche quando non è presente sul piano della realtà 3D e stiamo vivendo la situazione di tira e molla, ma energeticamente è con noi più di qualsiasi altra cosa perché è il nostro gemello, cioè siamo la stessa cosa. Un altro dato importante delle fiamme è che spesso, molto spesso, si incarnano in città o paesi differenti. Possono essere di età differenti, possono tante cose. Il punto è che quando si incontrano hanno a che fare con l'ultimo step evolutivo per raggiungere la piena coscienza con Dio. Quindi si incontrano quando si è in matrimonio, si incontrano che vivono a distanze chilometriche, perché siccome una fiamma è un grado evolutivo altissimo rispetto alle anime gemelle, rispetto alle karmiche, eccetera, quindi come se il divino le fa nascere, le pianta proprio in luoghi che hanno bisogno di quella frequenza di fiamma per innalzare la frequenza di quel luogo. Poi si incontrano. Quindi questo è un altro dato importante da tenere in considerazione. Un'altra cosa fondamentale è quella che quando una fiamma fa un salto di coscienza, istantaneamente lo fa anche l'altra fiamma. Solitamente è il femminile, è lo yin che lavora di più e istantaneamente, mentre il femminile lavora e raggiunge un certo grado di coscienza, lo fa anche la controparte yang, cioè il maschile. Quindi è vero sì che appena il maschio, lo yang, si risveglia, gli arriva tutto un dolore istantaneo di apertura di cuore da 3 di spade, che va proprio a lacerare le barriere che ostruiscono il cuore. È istantaneo, cioè gli arriva tutto quello che ha attraversato il femminile in un istante e torna dal femminile, da lei. Ma il lavoro, proprio quello del sentire, dell'accogliere, proprio del sentire, lo fa la donna, lo fa lo yin. Quindi la donna non si deve preoccupare a che grado sta di evoluzione la sua fiamma, essendo il gemello, l'evoluzione che raggiunge lei istantaneamente lo fa anche l'altro. Anche qui il discorso telepatico è fortissimo. Tu sai esattamente a che punto sta il tuo gemello perché tu stai praticamente allo stesso punto. Ora, qui si aprirebbero altre 6 ore di spiegazione riguardo a questo punto in cui stai. Perché voi mi potreste chiedere, ma se la donna sta andando avanti e l'uomo sta ancora nella cosa karmica? Sì, ok, ma ci sono delle dinamiche, se la fiamma ancora non è tornata, che la donna sta elaborando. Quindi, sempre qui anche molto sottile e complesso il discorso.
Quindi quello che dobbiamo sapere è che l'evoluzione che fa una fiamma, solitamente è il femminile che lavora di più, istantaneamente il salto quantico lo fa anche lui. Quando abbandoniamo ogni resistenza, che non è più uno sforzo, ci sentiamo di stare così bene, così appagate da un punto di vista proprio psicofisico, ripeto anche lavorativo per il 90% dei casi. Con la nostra fiamma all'interno, perché abbiamo integrato il gemello, allora il gemello si manifesta sul piano della realtà 3D. Torna o si manifesta se non l'abbiamo ancora incontrato e siamo al punto giusto per poter incontrare la fiamma. Ma perché l'incontro con la fiamma è tanto doloroso? Perché si attiva il risveglio della Kundalini. L'incontro con la fiamma ha a che vedere con il risveglio della Kundalini, ossia di quel serpente attorcigliato sotto la nostra spina dorsale che finalmente si risveglia e quindi quell'energia deve attraversare tutti i chakra e quindi tutti i dolori connessi al risveglio di ogni chakra. Ecco perché il parallelismo fondamentale con l'albero della vita e quindi i 22 passaggi fondamentali scanditi dai 10 Sefirot è quello che incombe sull'incontro di fiamma. Quindi quando avviene l'incontro di fiamma avviene quando si è raggiunti una maturità spirituale tale da supportare il risveglio di un'energia potentissima nell'essere umano. E quindi a volte è come se rappresentasse la fase finale del ciclo delle reincarnazioni prima dell'ascensione. Quindi nonostante quel dolore relativo all'apertura di ogni chakra, e quindi il primo chakra, il possesso, attaccamento, eccetera, e si risveglia, quindi il dolore legato a quello, il secondo, il piacere, ma questa cosa la vedo talmente più grande di me, più bella di me, ma me la merito, è possibile? Allora quel dolore connaturato alla possibilità di vivere un'esperienza talmente forte e paradisiaca di cui ne prendi atto, sì, sono capace, lì si risveglia. E poi terzo chakra, l'identificazione, l'io, ma io rispetto a me o io rispetto al mondo, e quindi si risveglia anche quello, fino a salire sopra il chakra del cuore che si apre dirompente, fino a salire al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo. Quindi l'incontro della fiamma equivale a, prima di tutto, assolvere al compito dell'apertura dei chakra, quel dolore connesso si affronterà con molta più serenità, nonostante sia un cambiamento così complesso e radicale di quanto si possa immaginare. L'incontro quindi con la fiamma gemella assolve al compito della luce e della verità. Si è chiamati a diffondere tra gli uomini il messaggio d'amore che gli stessi hanno dimenticato. Ecco perché tutti i chakra vengono aperti. Si è proprio degli angeli in terra e quindi la sola virtù che deve essere manifestata, il compito dell'incontro della fiamma, è manifestare la sola virtù, cioè di far vivere e condividere quel divino. Quindi quando si incontra la fiamma è dentro una presenza viva, cioè ci sembra di essere altrove, senza tempo, un sentirsi, tutto acquista completamente un'altra luce, si ha la certezza che il sogno sia un'altra realtà in cui incontrarsi e quindi l'assenza poi dell'altro, quando c'è il distacco, porta a questa sofferenza complessa proprio perché si attivano il risveglio dei chakra e quindi è una sofferenza complessa e senza paragoni. Cioè il cuore in pena intensamente, si placa all'incontro successivo, il bisogno di accompagnarsi l'un l'altra è immenso, quindi è l'energia proprio dello spirito della Kundalini che si desta e pervade entrambi, a far sì che tutto questo accada. Da quel momento di incontro la purificazione e l'elevazione ha inizio. La purificazione che la Kundalini opera consente quindi ai chakra di aprirsi e quindi il passaggio nei chakra di questo fuoco sacro depura e avvia la rigenerazione che terminerà nell'innalzamento della coscienza.
crolla l'ego, crolla la dualità e ti ritrovi ad essere in due un unico individuo che pulsa all'unisono con l'universo. Il cuore unico delle fiamme che si riuniscono si apre alla coscienza cosmica che permette la comprensione, dona consapevolezza, schiude la compassione all'amore. Tutta questa roba inizialmente è talmente faticosa da sopportare fisicamente, mentalmente e spiritualmente, può destabilizzare, disorienta e quindi sembra proprio di non avere più niente a che fare con la realtà, cosa che fino a poco tempo prima appariva stabile, concreta. Cioè tutta la realtà la vivi con distacco, ti senti al di sopra di tutto e una nuova coscienza si fa strada proprio espandendosi e ti senti far parte di tutto. Cioè sono concetti complessi che voglio dire si possono sentire appunto con il sentire, per intuizione. Si apre il terzo occhio aprendosi i chakra, no? E quindi arriva la chiaroveggenza, intuizioni, nuove intuizioni che affiorano nell'individuo che mai avrebbe pensato. Ci sono stati alterati di coscienza, bilocazione, il tuo corpo astrale si sposta, riesci anche a prevedere parti del futuro, telepatia, ti apri alla coscienza cristica. Quindi il senso è proprio che noi siamo arrivati a un punto tale di maturità spirituale che siamo pronti a donare al mondo la nostra luce divina. E quindi il dolore è legato all'apertura dei chakra ed è molto più sopportabile seppur più atroce. Ripeto, le parole non riescono a contenere la spiegazione di fiamma, ma voi ci arrivate, se siete nel percorso di fiamma, per processo intuitivo. Il dolore è connesso all'incarnazione dell'essere umano. L'essere umano, vivendo nella dualità, vive nel dolore, cioè il dolore è lo step evolutivo. Il senso è questo: si può vivere nella gioia, si può evolvere nella gioia, sì, certo, certo. Quando si arriva alla completezza spirituale, c'è un altro tipo di approccio evolutivo, che viene chiamato dagli alchimisti alchimia superior. L'evoluzione si divide in due modi: alchimia inferior, alchimia superior. L'alchimia inferior è quella che ci si evolve attraverso il dolore. Gran parte dell'umanità vive attraverso l'alchimia inferior, si evolve attraverso l'alchimia inferior. Per giungere all'evoluzione nell'alchimia superior devono passare cicli, milioni di incarnazioni affinché si possa evolvere nella bellezza. Quindi la maturità spirituale porta a far evolvere un individuo guardando un tramonto. Per esempio, vi faccio un esempio in soldoni. L'esperienza della bellezza di un tramonto equivale a un'esperienza dolorosissima per chi vive nell'alchimia inferior. Cioè l'evoluzione che fa una persona che ha raggiunto lo stadio di maturità spirituale, quindi avendo superato tutti i 22 Sefirot, scusate, le 22 strade dell'incarnazione dettate anche nei tarot che abbiamo visto, attraverso i 10 Sefirot raggiunge la maturità spirituale da poter evolvere nell'alchimia superior. Non voglio farvi l'esempio di Gandhi, però diciamo che è quello a cui si aspira. Per dirne uno, o Gesù è quello a cui si aspira. L'umanità deve per forza incorrere prima nell'alchimia inferior, evolvere attraverso il dolore, attraverso cui si può fare la sola crescita possibile nello stadio evolutivo di un essere umano a una certa frequenza. Quindi lo scopo è quello, attraverso cicli interi di incarnazioni, di arrivare all'evoluzione attraverso l'alchimia superior, dove non c'è più bisogno del grave dolore per imparare e per apprendere la lezione, ma c'è bisogno di una portata di bellezza tale che l'emozione porta a fare la stessa evoluzione di un grande dolore. Ecco, la fiamma arriva quando siamo pronti ad evolvere nell'alchimia superior, quando siamo pronti ad accogliere tutta la bellezza del creato che trasuda dalle nostre cellule, quando siamo pronti ad evolvere nella piena bellezza.
E quando ci sono quei tira e molla atroci che innescano il risveglio della Kundalini, si sta innescando il risveglio della tua consapevolezza di quanto sei essere luminoso e quanto sei tu stesso paradisiaco. Perché quando tu nell'inquietudine vedi l'altra fiamma, troppo bello per essere vero, troppo bello, me lo merito, ma me la merito tutta questa bellezza, e così innescano quegli ultimi residui karmici di mancanza di autostima che a un certo punto sono ormai svaniti, e quando svaniscono, pum, io me la merito tutta questa bellezza. E allora mi vivo la bellezza del creato che trasuda in me insieme alla mia fiamma. E quindi sono pronto a manifestare Dio. E dopo questo viaggio insieme, mie guerriere e miei guerrieri, io spero di essere stata più esaustiva possibile, ma certamente avrò omesso delle cose che verranno fuori nei nostri discorsi, nei nostri interattivi. Quello che ci tengo a dirvi in ultima istanza è che in qualsiasi percorso siate, stiamo tutti lavorando per un'unica cosa: portare la bellezza, la nostra bellezza che trasuda dalle nostre cellule al mondo, e innalzare la frequenza del pianeta nella misura in cui innalziamo la nostra frequenza riconoscendo la nostra potenza e bellezza. Perché lo scopo di tutte le anime incarnate, di tutte le relazioni, è proprio questo: evolvere nell'alchimia superior, portare la bellezza e creare un mondo di cooperazione, bellezza e abbondanza. E quindi, al di là di tutti i percorsi, l'obiettivo è questo. E siamo tutte unite e tutti uniti affinché il paradiso si manifesti in terra. Dal profondo dell'anima, mie guerriere e miei guerrieri, vi stringo con folle passione. Grazie.